Benvenuti a questo nuovo video relativo alla programmazione del PLC Siemens S7 1200 insieme al touchscreen, al touch panel HMI. Il programma è semplicissimo, è una semplice realizzazione di un programma per l'accensione o lo spegnimento di un comando che potrebbe essere lo start di un motore, lo stop di un motore o di qualsiasi altra cosa possiamo voler comandare. Il programma è nel nostro touchscreen, andiamo a mettere dei LED di segnalazioni per vedere gli stati on-off che arrivano dal PLC, così come vedremo come invece comandare direttamente gli stati degli ingressi direttamente dal nostro touch panel. Vediamo se vado a settare il mio pulsante di start sul mio PLC, vedete che mi dà segnalazione che lo start è stato attivato e il motore è attivato. Adesso tolgo lo start e ovviamente il motore rimane acceso perché il segnale di start da istantaneo è rimasto memorizzato, quindi è un segnale continuo. Nel frattempo vediamo che la segnalazione dell'uscita può essere fatta con un semplice LED oppure con una grafica che vedremo come poterla realizzare. Vediamo il comando di stop. Posso ottenere lo stesso risultato se invece comandandolo direttamente dal mio pannello, dal mio HMI. Eccolo qua. Stop. Bene, detto questo che è la parte introduttiva per vedere qual è l'obiettivo finale del nostro programma, adesso andiamo a realizzare il programma in tutte le sue parti, dalle variabili del PLC al semplice programma e soprattutto alla realizzazione dell'HMI. Bene, TIA Portal è già stato preparato, ho anche scelto il PLC, quello della mia CPU 1214 DC. La prima cosa che andiamo a fare è creare delle variabili del PLC. Tabella delle variabili standard e comincio a scrivere le variabili che serviranno per la realizzazione del nostro programma. Allora abbiamo uno start motore, da PLC. Per default mi dà l'ingresso un tipo di dati booleano e l'ingresso i0.0, mi sta bene. Lo stop del motore in modo che sia comandato direttamente dal PLC e vado a ripetere le stesse variabili ma questa volta con comando da HMI. In questo caso se lo start del motore, se devo comandare il PLC direttamente dall'HMI non posso mettere come un indirizzo un ingresso fisico perché dall'HMI non posso mai portare in stato on o off un elemento meccanico. Quindi in questo caso vengono usate delle memorie perché le memorie posso gestirle direttamente da software. Quindi in questo caso metto memorie, va bene qualsiasi tipo di memoria binaria, ma per ordine logico uso la memoria 0.0. Poi scrivo stop. Ovviamente lui continua con la numerazione. Adesso abbiamo lo start del motore da parte con PLC o dall'HMI, lo stop se lo facciamo dal PLC oppure dall'HMI. Adesso non ci resta altro che mettere la nostra uscita del PLC, che chiamiamo motore, ma potrebbe essere qualsiasi altra cosa, sempre booleano, non è una memoria, ma lo modifichiamo in un'uscita del PLC, ad esempio l'uscita 0.0. Passiamo adesso al main, all'OB1, e qua scrivo che questo è il comando motore PLC. Per questo comando possiamo usare un contatto normalmente aperto, che sarebbe il mio start motore da
HMI, che va a settarmi il mio motore, oppure, quindi un altro segmento sotto, un altro comando sotto, start da PLC. Quindi dal primo segmento comando l'attivazione del mio motore o dall'HMI, oppure direttamente con un ingresso fisico, con un ingresso da un input reale dal PLC. Quindi in questo caso non vado più a scrivere il comando motore da PLC e anche da HMI. Adesso dobbiamo ripetere sul segmento 2 la stessa operazione, però è questo qui per bloccare il motore. Vabbè, si capisce che se lo dobbiamo bloccare sia dall'uno che dall'altro. Quindi vado a mettere il primo contatto, che è lo stop motore da HMI. Se questi due contatti settavano il mio motore, uso il mio reset. Ecco, forse qualcuno di voi, tra quelli che vedranno questo video, si chiederanno perché loro non hanno queste iconette direttamente sulla barra. Perché come tutti i programmi dove è possibile anche con questo, se andiamo ad esempio su combinazione logiche, dove di norma si trovano i comandi SR, SR, SDR, me li trovo qua. Se io volessi aggiungere qualcosa sulla barra del comando, basta ad esempio che lo prendo e lo trascino. Adesso, ogni volta che userò il mio TIA Portal, mi troverò la nuova barra in questo modo. Quindi se non ce l'avete qui, sappiate che si trovano nelle combinazioni logiche. Setto una memoria, resetto una memoria, oppure questo è set e reset direttamente. Questo non mi serve più, quindi non lo uso spessissimo, almeno in questi casi. Vado a fare cancel. Qui devo mettere sotto un altro contatto aperto, lo collego così, oppure se non voglio collegarlo trascinandolo, seleziono la freccia e vedete che trovo le varie freccette che mi dicono di andare in su. A posto. Gli clicco sui punti interrogativi e l'abbiamo fatto dall'HMI, dal PLC. Bene, anche questa parte del programma del main è stata completata. Non ci resta che compilare il tutto. Ci è andata bene, compilazione del blocco riuscita, compulazione terminata, 0 errori, 0 avvisi. Questo non significa che il nostro programma sia corretto, semplicemente dal punto di vista, se fosse qualche cosa che ha a che fare con la scrittura, dal punto di vista ortografico, grammaticale, va bene, ma non significa che poi il programma abbia il risultato che noi speravamo. Quello è un'altra cosa, quello dipende dalla logica di come è impostato il programma. Però dal punto di vista della grafica ce la siamo cavata. Quindi riduco e vado ad aggiungere un nuovo dispositivo, il mio HMI. Vado su HMI, Human Machine Interface, pannello base, o WinSC per multipannello. Io uso sempre questo, il 7 pollici, il KT700 Basic, perché lavoro nell'ambiente dove lavoro, usiamo questo qui. Non significa che non posso usare qualsiasi altro, tanto se sono in simulazione potrei usare qualsiasi altro pannello, ma va bene uguale. È la forza dell'abitudine. Clicco su OK e adesso si aprirà il programma WinCC che servirà, che ci aiuta a configurare il nostro HMI, un wizard, il nostro assistente per il pannello.
ci sono dei passaggi da eseguire. La prima cosa che dobbiamo fare è far comunicare il mio HMI con il mio PLC che lui non vede, perché potrei averne anche più di uno. Sfoglia, e questo qui, e andare ad accettare con il segno di spunta. Bene, questo è il primo passo. Adesso rappresentazione delle pagine. Lui ci suggerisce delle pagine. Siccome siccome sono degli esempi semplici, in genere per quanto riguarda il colore di sfondo possiamo usare quello che vogliamo, possiamo anche metterlo dopo. In genere il colore di sfondo la prima volta è sul grigio, io l'ultima volta che l'ho usato ho lasciato il bianco. Voglio togliere l'intestazione, data, ora, e vado intestazione e vado avanti. Per quanto riguarda le segnalazioni, per adesso le tolgo, non mi interessa averle per questo semplice programma. Mi dice che ho una sola pagina base. Se clicco sul più, vedete che mi ha creato un'altra pagina. Adesso questa qui non mi serve, cancello. Vado avanti. Posso creare delle pagine di sistema. In questo caso non mi servono pagine di sistema, vado avanti, e mi chiede se voglio dei pulsanti. Uno di questi 4 pulsanti posso trascinarlo sulla mia barra dei pulsanti, oppure mantenere tutti questi pulsanti o eliminarli completamente. Posso anche metterli a sinistra, a destra, in basso. Qui ci siamo circondati di pulsanti. Ecco, in questo momento tolgo tutto, perché essendo un esercizio semplicissimo, è un esercizio di base, iniziamo senza avere molti altri componenti sul pannello. Vado su comando completa, e adesso con pazienza arriva. Come sempre, ogni volta che utilizziamo il pannello ci dà il benvenuto. Gli clicchiamo sopra, lo selezioniamo e lo eliminiamo. Ecco, per quanto riguarda gli oggetti che abbiamo visto nel nostro pannello iniziale, abbiamo gli oggetti semplici, gli elementi, per adesso oggetti semplici e elementi, e useremo anche una grafica. Per quanto riguarda i LED, possiamo prendere uno di questi 3 oggetti semplici. Lì all'inizio ho preso questo. Per quanto riguarda la grafica, prendo il testo. Adesso questo qui è il nostro start, vado semplicemente a scrivere proprio start. Faccio così, lo ridimensiono. Adesso a questo oggetto bisogna associargli la variabile e dargli delle proprietà. Per fare questo bisogna cliccare col tasto destro e andare su proprietà. Si apre questa finestra. Se questa finestra non dovesse aprirsi, andate sotto e la portate in su. Ci dice che questo è un cerchio, il primo cerchio, quando userò il secondo ci sarà cerchio 2, cerchio, e troviamo varie schede: conformazione, rappresentazione, il colore iniziale è bianco. Vogliamo che il colore iniziale sia rosso. Adesso vado su animazione. Sull'animazione posso animare la vista di questo oggetto, o posso animare dei movimenti, quindi visibilità, non visibilità, spostamenti, movimentazioni o conformazione, cioè cambiare le caratteristiche. Andiamo a aggiungere nuova animazione, e sulla nuova animazione, se non voglio un nuovo movimento, è conformazione o visibilità. Per adesso la visibilità o meno non mi interessa, voglio vederlo sempre, voglio cambiare le caratteristiche, conformazione, ok. Si apre questa finestra dove dobbiamo indicare a quale variabile è associata questo oggetto e cosa deve fare. Vado a cliccare qui sul nome, si apre questa finestra per la ricerca delle variabili, e se vi state chiedendo dove sono finite le variabili,
Ecco, in questa finestra non trovo variabili, questa prima parte, perché per adesso sto visualizzando tabella delle variabili standard dell'HMI, ma noi le variabili le abbiamo dichiarate sul PLC. Eccolo qua, PLC, tabella delle variabili standard. Se questo qui è quello del mio motore da PLC, perché voglio visualizzare se i 00 è in fase on o on off, il suo stato, vado a selezionarlo e lo accetto. Quindi questo l'abbiamo associato. Adesso dobbiamo andare ad aggiungere la conformazione. Gli stati sono due, on, off. Allora gli stiamo dicendo che quando è off il colore di sfondo rimane rosso. Quando è on vogliamo cambiargli il colore, mettiamo il verde. Ecco. Così quando riceverà il comando dal PLC, se lo start è 0 avremo il rosso, quando lo start è 1 ci segnala il LED diventerà di colore verde. Una cosa interessante che dobbiamo subito, di quando vengono utilizzati degli oggetti che servono per segnalare, visualizzare un risultato, bisogna lavorare a livello di animazione, perché l'animazione è la conseguenza di un evento che è successo a livello di PLC o a livello di HMI. Quindi fanno altro che evidenziare un risultato. Si lavora quindi, ripeto, a livello di animazione. Avendo creato il nostro primo oggetto, adesso non c'è bisogno di rifare lo stesso lavoro, ma basta semplicemente copiarlo, incollarlo, cambiare il nostro testo. Questo è il mio stop e quello che devo fare è modificare semplicemente le proprietà, perché per quanto riguarda le assegnazioni dello stato 0, 1, su conformazione, i colori mi vanno bene, l'unica cosa che devo cambiare è la variabile, perché non sarà la variabile associata allo stop, ma deve essere lo stop da PLC. Così vado ad aprire. Qui possiamo notare che adesso la variabile che abbiamo scelto precedentemente sullo start è stata anche copiata nella tabella delle variabili dell'HMI. Vado adesso sul PLC e ogni volta che prendo una variabile del PLC viene poi, se viene utilizzata nell'HMI, viene copiata nelle tabelle dell'HMI. In questo caso mi serve lo stop motore da PLC. Sono a posto. Ne prendo un terzo, copiamo, dove questa invece sarà la mia uscita. Voglio visualizzare se il comando del motore è on o off. Stesso discorso, tasto destro, proprietà. L'unica cosa che voglio modificare è l'associazione alla variabile. Variabile del PLC, quindi è il mio motore. Mi sorge il dubbio che ho sbagliato ad assegnare la variabile. Ecco, infatti qui ho start motore e qui è start motore. Dici, come hai fatto ad accorgertene? Perché quando sono andato a cercare la variabile motore, sulle variabili dell'HMI mi sono trovato lo start, il motore ce l'ho adesso perché l'ho appena assegnato, ma non mi trovavo lo stop. Vuol dire che avevo sbagliato, quindi vado a cercare di nuovo variabili PLC e stop motore da PLC. Va bene. Se adesso dovessi riaprire e cercare le variabili, ecco, vedete, adesso mi trovo le tre variabili che ho già utilizzato e mi ritrovo nella tabella delle variabili HMI. Sono a posto, chiudo tutto. Quindi questi sono i miei stati, sono i miei tre LED per la segnalazione di cosa sta accadendo nel PLC. Vedete che possono anche essere messi fuori asse. Li vogliamo ordinare, posso cliccare, perché conosce LabVIEW sa che c'è anche questa funzionalità sull'LabVIEW. Allinea gli oggetti selezionati, vado a cliccare. Come voglio selezionarli? Posso selezionarli verso
verso il basso, verso l'alto, in colonna, ok? A posto, questo l'abbiamo fatto, seleziono, li porto tutti più giù, bene, facciamo anche con questo, facciamo un po' di ordine, facciamo lavorare il programma, eccolo qua. Fatto questo, adesso possiamo passare all'uso del comando degli ingressi direttamente dall'HMI. Per fare questo non uso gli oggetti semplici, ma gli elementi. Mi trovo 7 elementi almeno su questa versione del WinCC, che è quello che è basico. Prendo questo pulsantino che va a simularmi il pulsante o il comando che dovrebbe, il comando del PLC. Cambio il testo, start da HMI. Come tutti gli oggetti li posso configurare in maniera diversa, gli clicco sopra, sulla barra lo faccio diventare in grassetto, posso cambiare il testo, ma non è il caso adesso di giocare con la conformazione. Il colore glielo cambio, perché così grigio mi fa venire depressione. Vediamo che colore viene. Non è che sia un granché, nemmeno questo, ma ce lo teniamo. Quindi start HMI, tasto destro, proprietà. Ecco, per quanto riguarda invece gli oggetti che danno un comando, non bisogna lavorare a livello di animazioni, ma a livello di eventi. Perché quando viene azionato il pulsante, lui causa un evento. A questo evento risponde una segnalazione che è invece visibile nei LED. Su proprietà posso scegliere anche qua il colore, posso scegliere il colore, le proprietà ci hanno abbandonato, posso scegliere il bordo, la larghezza, lo stile, tutto quello che vogliamo, ma lasciamo stare. Su generale, a posto, conformazione, motivo lasciamo andare, andiamo su, vedete, eventi, mi dice non posso aggiungere un'animazione, non voglio animarlo. Gli eventi possono essere su click, quando premo, quando rilascio, attiva, disattiva, modifica, vado ad usare premi, cioè quale azione, l'azione che assegniamo è premi. Quando premerò quel pulsante deve causare un evento. Bene. Qual è l'evento che deve causare? È una funzione. Aggiungi funzione. Si apre un mondo di funzioni. Siccome stiamo lavorando un'elaborazione di un bit, cioè premere o non premere un pulsante, vado sulla cartella elaborazione di bit. Anche qua mi trovo diverse tipologie di impostazioni. Posso usare imposta bit. Posso usare anche un altro metodo, ma in questo caso per questioni logiche andiamo a vedere. Imposta bit in pratica corrisponde ad attivare un bit, settare un bit, cioè portarlo a 1. Quando premo il segnale diventa 1. Ma di quale variabile? Ok, clicco qui, le mie variabili da PLC, vado su variabili del PLC, tabella delle variabili. In questo caso, se la finestra non sta ferma faccio fatica, allargo. In questo caso sulle variabili del PLC deve essere associato al mio start motore da HMI. Bene. E così l'abbiamo sistemato. Adesso però, siccome quando premiamo abbiamo settato il nostro pulsante, se non diamo il comando opposto, questo pulsante resterà sempre settato, cioè quella memoria 0.0 sarà sempre attiva. Allora bisogna andare su rilascia e dirgli, comandare che quando il pulsante è rilasciato, sull'elaborazione del bit, tu mi devi disattivare il bit. Ma di quale variabile? Ovviamente della stessa identica variabile.
Così con il pulsante gli abbiamo detto, quando il pulsante è premuto la memoria 0.0 diventa 1 e di conseguenza il motore sarà attivato. Quando rilasci la memoria 00 ritorna ad essere 0, ma il motore rimane attivato perché non ha ricevuto il comando di stop che resetta la memoria 0.0, che mi resetta la Q0.0, scusate, avevamo detto. Bene. Una volta fatto questo, possiamo, come abbiamo fatto per le nostre segnalazioni, copiarlo, gli cambiamo il nome, l'etichetta, e l'unica cosa che dobbiamo fare è, come abbiamo fatto sopra, cambiare le variabili. Quindi su premi non mi deve impostare a 1 la memoria dello start motore, ma deve impostare ad 1 lo stop motore da HMI. Lo stesso su rilascia. Adesso, come abbiamo visto all'inizio, piuttosto che usare un LED, possiamo usare un oggetto che si trova nella cartella delle grafiche. Cartella delle grafiche del WinCC. Qui c'è un mondo di grafiche. Vediamo su equipaggiamento, automazione, motori. Ecco, qua abbiamo diverse grafiche con diversi motori. Vado a prendere, ad esempio, utilizzando quello che avevamo visto anche prima, posso prendere questo motore di colore verde e questo di colore rosso, così abbiamo la logica: quando è spento è rosso, quando è acceso è verde. Questo qui posso anche chiuderlo, non mi serve più. Posso anche portarla qui. A questo punto, avendo questi due oggetti grafici che devono essere collegati ad un solo oggetto, il quale ci farà vedere o uno o l'altro, bisogna creare un elenco. Si chiama elenco delle grafiche, che si trovano nella cartella dell'HMI, perché è un'attività che stiamo svolgendo all'interno dell'HMI. Elenco di grafiche o di testi. Aggiungi il nome. Scusate, elenco di grafiche. Lo chiamo che sia una grafica del motore. Il valore del campo la stiamo lavorando sul bit, la selezione, e qui devo aggiungere quando è lo stato 0, quando è lo stato 1. Nome della grafica, cosa deve succedere? Vedete che mi fa vedere l'anteprima della mia grafica, eccolo qua. Quando è 0 deve essere rosso, quando è 1 deve essere verde. E ci siamo costruiti la grafica. Bene, posso anche chiuderla. Questi posso anche eliminarli, non mi servono più perché sono stati salvati nell'elenco delle grafiche. Adesso mi serve un oggetto che mi permetta di vedere quando il motore è acceso e quando è spento. Sugli elementi mi trovo questo componente qua. Questo componente qua, andiamo sulle proprietà, si chiama campo grafico ingresso-uscita. Su proprietà bisogna assegnargli la variabile. Vogliamo vedere lo stato del motore, quindi motore va bene. Quello che andiamo a vedere adesso è un ingresso o un'uscita? È un'uscita, perché qui abbiamo l'opzione ingresso, uscita, è un'uscita, cioè mi deve dare il risultato dell'operazione. Vedete che qui troviamo elenco delle grafiche, gli clicco sopra,
perché lui lo sa che sto lavorando sulle grafiche, e mi trovo la mia grafica motore. È già selezionata. Vado a dare ok e voilà, ecco qua il mio motore. Se non ci piace quel bianco, andiamo su conformazione, sul motivo di riempimento, piuttosto che vedere questo bianco poi lo sposto tanto per vedere cosa succede. Invece di vedere questo bianco attorno, posso metterle con motivazione trasparente. Eccolo qua scomparso. Adesso che l'abbiamo fatto, adesso possiamo mettere il testo generale. Queste sono delle segnalazioni. Qui scriviamo che questi invece sono comandi da HMI. Possiamo fare anche così, proprietà, su varie, spostare da un livello ad un altro, livello 1, portiamoli tutti dal livello 0 ad un altro livello. Potevo farlo all'inizio, così avrei evitato di farlo adesso, facendo poi copia e incolla sarebbe già stato il livello 1. Prendo questo oggetto, lo metto sopra, e questo qui ovviamente, avendo cambiato il livello a questi qua risultano ad un altro livello. Adesso la stessa cosa potremmo farlo anche sul successivo, ma abbiamo visto come fare. Ovviamente a questo oggetto, anche è come della stessa un oggetto semplice come LED, possiamo cambiare la conformazione, invece del colore bianco su bianco vediamo un altro tipo di colore. Mentre ci siamo, vediamo come sistemare anche la larghezza. Sembra un annuncio funebre, meglio cambiare il colore. Mettiamolo blu. Ecco, quell'altro lo lasciamo stare. Adesso dobbiamo mandarlo in esecuzione e vedere il risultato. Per quanto riguarda il main, l'ho già compilato e trasferito, caricato nel dispositivo, quindi basta che vada a selezionare il comando controlla on off per vedere gli stati degli ingressi e uscite, che mi fa vedere che sia lo start motore HMI che PLC non sono stati, sono nello stato off, così come lo stop. Vado su pagina base. Anche la pagina base ha bisogno di essere compilata. Tutto a posto. E bisogno di essere trasferita. Dal momento che non sono collegato fisicamente ad un HMI, TIA-Portal mi permette di avere una simulazione del pannello tramite avvia simulazione. Mi permette quindi di avere un PLC reale e di interagire col PLC reale attraverso un touchscreen virtuale. Vado a avviare la simulazione, aspettando che si apra la finestra del WinCC, eccolo qui. Questo è il mio pannello esattamente come lo vedrei su un mio pannello reale. Cerco di sistemare meglio le finestre, vado a spostarmi dalla pagina base al main, se vuole farlo, ogni tanto
facciamo così lo vediamo completamente. Ecco, andiamo a vedere che adesso, se vado a portare in stato on lo start del motore, si deve accendere lo start e si deve accendere il motore. Andiamo a vedere. Eccolo qua, vedete? Q00, il motore è attivo, lo start è ancora attivo perché non ho portato a 0. Ovviamente il motore rimane attivo, così come si è acceso anche questo, perché la variabile è sempre la stessa, sia per il LED sia per la parte grafica, perché il pulsante di stop non è stato ancora attivato. Vado a elaborare il segnale dello stop, eccolo qua, si spegne, lo stop è ancora attivo, vado a togliere lo stop. Andiamo a vedere l'ultimo passaggio, come comandare il PLC direttamente dall'HMI. Se vado a cliccare, se vado ad agire su Start HMI, ecco, vedete, in verde si è acceso la memoria 0.0 Start motore HMI, lo tolgo perché abbiamo detto premi, attiva la memoria, rilascia, disattiva, ma il motore è rimasto settato. Per resettarlo devo cliccare sullo stop e il motore, si resetta il motore, che adesso è verde, e ritorna tutto rosso. Bene, questo è quanto per quanto riguarda questo programma. Abbiamo visto come realizzare un semplice comando, un semplicissimo programmino di accensione e spegnimento di un'uscita, utilizzando poi i primi elementi della programmazione con WinCC, con degli oggetti semplici e dei comandi. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento e che sia stato utile per voi. Se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, dove troverete molto altro per quanto riguarda la programmazione PLC e HMI, ma anche per quanto riguarda la programmazione LabVIEW, Arduino e molto altro, non vi dico altro. Arrivederci al prossimo video.